Ciao, buongiorno, benvenuto in un nuovo video della playlist che riguarda il Monte Bianco. Oggi parliamo di preparazione, quindi nello specifico di allenamento, però può essere utile anche per chi non ha questo obiettivo. Un piccolo stacco musicale e iniziamo subito. Ecco a voi la piccola sigla di Monte Bianco Focus. Per salire in vetta al Monte Bianco ci sono tantissime vie. In descrizione metto il link del video delle vie principali di cui abbiamo già parlato. Quello che può portare all'inganno è la parola facile o poco difficile, soprattutto per quello che riguarda la via normale francese, quella che passa da Rifugio de Gauthère. Infatti la via non presenta grosse difficoltà alpinistiche, però ricordiamo che un F+ su scala alpinistica è un difficilissimo su scala escursionistica. Consiglio di andare a vedere cosa significa un poco difficile, un PD+ su scala alpinistica. Un altro punto da tenere in considerazione è che il Monte Bianco è sì un 4000, ma un 4000 che può essere considerato quasi un 5000, perché arriva e passa i 4800 metri. Questo ne consegue che necessita una preparazione particolare, quindi senza una giusta preparazione è veramente difficile affrontarlo. Per l'appunto tutte le informazioni che trovi in questo video sono mie idee personali, conclusioni che sono venute dalla mia esperienza. Ti invito ad affidarti ad una guida e sentire il tuo medico se vuoi raggiungere questo obiettivo. Analizzando il tipo di attività fisica che ti troverai ad affrontare, cioè ad una attività lenta ma che perdura nel tempo. Avete visto come camminano gli alpinisti sull'Everest, quel passo lento, intendo quello. Ne consegue che serve uno specifico allenamento, e qui farei una distinzione fra persone che sono allenate ad andare in montagna e quelle che non lo sono. Ovviamente io non voglio insegnare niente a nessuno, queste sono mie considerazioni, anzi se sbaglio qualcosa magari commenta sotto questo video, di la tua opinione. In caso di fisico non allenato penso che non basti faticare in palestra. La miglior cosa secondo me è essere allenati nell'ambiente naturale, quindi andare in montagna. Utilizzo un vecchio termine del mio nonno: essere sempre pronti con lo zaino sulle spalle per partire. Cioè, se tu sei abituato a fare delle uscite settimanali con importanti dislivelli in montagna, probabilmente il tuo fisico è già allenato. Poi magari ti puoi mettere alla prova, prendere 2 giorni, magari un weekend, e provare a simulare tempistiche, dislivelli, tutto ciò che ti troverai ad affrontare in quei 2 giorni che salirai sul Monte Bianco. Ed ora parliamo dell'ultimo problemino che si pone: l'acclimatamento. Infatti credo che la maggior parte delle persone che sognano di salire in vetta al Monte Bianco si può allenare come me su altitudini che vanno intorno a 2000 metri. Questo penso che sia veramente una cosa molto comune, perché a parte le persone che stanno vicino alle Alpi, le altre si possono allenare lungo l'Appennino, dove le quote appunto si aggirano al massimo intorno a 2000 e anche un pochino di più. Quindi quello che può capitare spesso
anche le persone allenate e che quando dormono a rifugio, per esempio il rifugio dei Gotter che ha 3800 metri, cominciano ad avere quel fastidioso mal di testa. Quel mal di testa, chiamato anche mal di montagna, è dovuto alla mancanza di acclimatamento e determina l'insuccesso, cioè il dover ritornare indietro. Probabilmente la tua guida a rifugio, per esempio Gotter, ti chiederà se hai fastidio alla testa. Spesso la gente parte uguale e poi arriva alla capanna successiva ed è costretta a tornare indietro, perché solo scendendo eviti problemi che potrebbero diventare molto gravi. Molto probabilmente ad un rifugio alto 3800 metri con gli altri che russano probabilmente non dormirai neanche. Il giorno successivo ti aspetteranno ancora 1000 metri di dislivello. Inoltre ricorda che l'obiettivo non è solamente arrivare in vetta, ma ritornare a casa con i tuoi piedi. Quindi ti aspetta tutto il dislivello in discesa che dovrai fare in giornata. Ne consegue che quel giorno devi essere praticamente in perfetta forma. Quindi se 2 giorni prima ti sei allenato come un pazzo, hai salito la capanna Margherita, molto probabilmente sarai stanco, il tuo fisico ha bisogno di riposarsi. Per questo motivo io arrivo alla conclusione finale, la conclusione che è data anche da un confronto con altre persone, e si tratta di questa cosa qui, cioè che quando una persona è allenata, per salire in vetta al Monte Bianco ha bisogno di acclimatarsi. Per questo è consigliabile nelle settimane antecedenti alla salita del Monte Bianco fare 2-4000 importanti. Esempio, un Gran Paradiso 2 settimane prima e una capanna Margherita la settimana prima. Non in giornata. Una persona allenata riesce a fare sia il Gran Paradiso che sia la capanna Margherita in giornata. In questo caso è bene dormire a rifugio per acclimatarsi. Io spero veramente di cuore che questo video ti sia utile. Se il tuo sogno è quello di salire sul Monte Bianco, mi auguro che tu realizza questo sogno. Se i tuoi sogni sono diversi, mi auguro ugualmente la realizzazione di questi sogni, perché è importantissimo. Senza sogno l'uomo non vive. Un abbraccio, a presto e buona montagna a tutti.